Salve a tutti, da un po' di giorni mi è arrivato un nuovo giocattolino, ovvero il Tonex Pedal. Andiamo subito a fare una bella recensione. Chi ha seguito il mio video precedente sull'aggiornamento per Tonex probabilmente già sa che ero intenzionato a prendere un Tonex One, ma alla fine ho optato per quello grande perché comunque offre qualcosa in più che può essere utile, ovvero uscite stereo separate, left and right, uscita cuffie separata, entrata e uscita MIDI che il Tonex One non ha proprio, anche se esistono degli aggeggini che vanno comprati a parte che aggiungono le funzionalità MIDI anche al Tonex One, ma a parte quello poi ovviamente qua troviamo pure un display, delle manopole per regolare i vari parametri, mentre sul Tonex One troviamo solo tre con cui va fatto un po' di tutto, un'indicazione più chiara sicuramente per l'accordatore e così via. E visto che stiamo parlando di questo, cominciamo a vedere l'hardware, come funziona l'interfaccia e vi dico quali sono i pregi e difetti secondo me. Come dicevo, sul pedale troviamo tutto quello che ci serve essenzialmente, anche se poi vedremo che non è esattamente così. Comunque, almeno per quanto riguarda l'amp, abbiamo tutti i controlli a disposizione. Quindi gain, bassi, medi, alti e volume. E poi tenendo premuto questa manopola si accede ai parametri alternativi e quindi quelli che vediamo scritti sotto, ovvero riverbero, compressore, noise gate, presence e depth. Poi però se vogliamo possiamo accedere ai parametri avanzati premendolo non a lungo ma soltanto una volta e qua possiamo accedere appunto ai vari blocchi che troviamo nella tipica catena del Tonex. Model sarebbe l'amplificatore e quindi abbiamo il volume dell'amplificatore e il mix, due parametri che ovviamente non troviamo nelle manopole. Poi abbiamo il noise gate, quindi power che serve per accenderlo o spegnerlo, release, depth e posizione. Stessa cosa per il compressore, sempre power, gain, attacco e posizione. L'equalizzatore, quindi tutti i parametri relativi ad esso, tutti i parametri in realtà mancanti, cioè quelli che non sono già presenti sulle manopole, quindi appunto soltanto gli hertz per i bassi, il Q e gli hertz per i medi e gli hertz la frequenza per gli alti e poi la posizione dell'equalizzatore, quindi pre o post amplificatore. Poi abbiamo le modulazioni, possiamo andare a scegliere il tipo e quindi chorus, tremolo, phaser o flanger, posizione, sync per sincronizzarlo col tap tempo, rate, velocità e depth e feedback nel caso del flanger pure, e poi il level che ovviamente stabilisce il livello dell'effetto. Stessa cosa poi per i delay, tipo, posizione, sync, tempo, feedback, modalità e mix, e infine il riverbero, anche qui tipo, posizione, tempo, pre-delay, color, che sarebbe una sorta di filtro equalizzatore per schiarire o scurire il riverbero, e poi il mix. Sicuramente è utile poter accedere a tutti i parametri direttamente dal pedale, però devo dire che quelli relativi agli effetti non sono comodissimi, specialmente magari mentre stiamo suonando, perché appunto c'è da andare in menu e sottomenu per poter accedervi, però ovviamente lo spazio sul pedale è limitato e ovviamente non si può pretendere di trovare manopole dedicate per tutti gli effetti, anche se sono pochi. Magari se il pedale avesse avuto un display un po' più avanzato e degli encoder al posto dei potenziometri che troviamo qua in basso, magari si poteva fare in modo di regolare 5 parametri alla volta per ogni effetto, così non è e quindi ce ne faremo una ragione. Poi con questo encoder qua in alto possiamo andare a cambiare i preset e tenendolo premuto anche salvarli. Con quest'altro invece premendolo possiamo andare a cambiare il modello che c'è all'interno del preset e quindi sostanzialmente cambiare l'amplificatore senza modificare gli effetti. Sono comodi anche questi indicatori sotto il display che ci dicono se è attivo l'amplificatore, la cassa
anche che tipo di cassa, perché quando è blu significa che c'è un IR, quando è arancione la scritta cab invece significa che è l'amplificatore stesso ad essere stato catturato con una cassa vera e quindi è un profilo full rig cosiddetto, e invece quando è viola significa che la cab è presente nel preset ma è disattivata dalle impostazioni globali. Quando questa spia è spenta significa che invece la cab non c'è proprio nel preset, quindi si tratta di un profilo diretto e non è memorizzato nessun IR in quel preset. Per quanto riguarda i tasti, invece, questi accedono a 3 preset alla volta, perché i preset sono appunto suddivisi in banchi, lo vediamo infatti quando scorriamo, resta qua questo numero uguale per 3 preset e questo è appunto il banco. E con gli switch possiamo appunto andare a scegliere fra i 3 preset del banco. Se invece premiamo quello attivo al momento, viene bypassato il pedale. Tenendo premuto invece si accede all'accordatore e anche al tap tempo. Infatti vedete che questo tasto comincia a lampeggiare, ciò significa che possiamo andare a settare il tempo con questo. Poi premendo di nuovo uno di questi due tasti torniamo al preset, premendo contemporaneamente i tasti A e B si scende di banco, in questo caso però io sono già a 0 quindi non va più in giù, premendo contemporaneamente invece B e C si sale di banco, però farlo con le dita non è proprio semplicissimo, quindi niente, non mi riesce con le dita. Infine, tenendo premuto questo encoder si accede ai settaggi globali, quindi possiamo andare a settare i BPM del preset, andare a scegliere se i BPM saranno appunto del preset oppure globali, quindi che restano uguali anche se cambiamo preset. Troviamo le impostazioni del preset, quindi possiamo andare a scegliere cosa controllare con controller MIDI collegati al pedale, possiamo appunto settare se l'amplificatore o la cassa in quel preset è attiva e poi troviamo le impostazioni globali e qua troviamo un po' di cose interessanti che andremo ad approfondire a breve per parlare soprattutto di uno dei problemi principali di questo pedale e del sistema Tonex in generale, ovvero quello dei livelli in ingresso e in uscita del pedale e quindi poi del gain dei vari modelli. A tutto ciò però, se abbiamo a disposizione un computer, possiamo accedere anche dall'editor che è stato rilasciato da qualche mese, prima non esisteva e quindi anche qua troviamo le impostazioni globali, quindi molto più facili da visualizzare rispetto appunto al display del pedale, nonché tutta la nostra libreria di preset. In questo caso qua sulla sinistra vediamo quelli presenti sul pedale, come vedete suddivisi in banchi, sulla destra invece troviamo quelli presenti nella nostra libreria sul PC, sul plugin, che viene sincronizzata automaticamente appunto col plugin e quindi automaticamente visualizzeremo i profili che creiamo noi, quelli che acquistiamo o scarichiamo da Tonnet e quelli ovviamente di fabbrica. Se invece clicchiamo qua in alto su Editor abbiamo accesso ai parametri del preset e quindi vediamo il nostro noise gate, l'amplificatore, l'IR, compressore e così via. Praticamente gli stessi controlli che troviamo nel plugin. Quindi, insomma, riepilogando lato interfaccia, nonostante i limiti del pedale, comunque è un prodotto che si riesce ad utilizzare abbastanza facilmente, l'editor è anch'esso abbastanza semplice da usare e sopperisce ad alcuni problemi di accessibilità invece dell'interfaccia del pedale, quindi per quanto riguarda questo almeno il Tonex è promosso. Forse una cosa che cambierei, che aggiungerei è la possibilità di andare a modificare le funzioni dei tasti, perché visto che comunque ci sono alcuni effetti a bordo della macchina sarebbe carino avere magari una modalità in cui i tasti anziché cambiare preset vanno ad attivare o disattivare gli effetti, però ovviamente il pedale ha connessioni MIDI, quindi diciamo si riesce a risolvere facilmente il problema con un controller MIDI esterno e ormai ne esistono veramente anche di molto economici e che fanno egregiamente il loro lavoro.
Lato suono e funzionalità connesse, invece, secondo me questo pedale ha ancora un po' troppe pecche e difetti che si potrebbero correggere molto facilmente, ma IK Multimedia magari non è al corrente, non se ne rende conto. Per esempio, secondo me una grossa mancanza nel 2025, specialmente dove ormai ci sono pedali anche economicissimi che ce l'hanno, è la mancanza dello spillover per effetti quali delay e riverbero. Capisco che entrambi sono aggiunte fatte in un secondo momento rispetto all'uscita del pedale, quindi magari non erano previsti sin dall'inizio, però credo che comunque aggiungere lo spillover, cioè il mantenere le code quando si bypassa l'effetto, almeno sarebbe ottimo averlo anche quando si cambia preset, però capisco che in quel caso è un po' più difficile. Dico, almeno quello quando si spegne l'effetto all'interno dello stesso preset, penso che non aggiunga nessuna difficoltà e nessun utilizzo di CPU in più da giustificare la sua mancanza. Quindi, signori di IK Multimedia, per favore, appena aggiornate il pedale, aggiungete questa funzione, perché veramente bypassare il delay e sentire le code che si interrompono bruscamente non è proprio una cosa bellissima. Sempre parlando di effetti, come sapete ho mandato indietro il Veilton GP5 per i problemi che aveva coi profili, però devo dire che rispetto al Tonex lato effetti lo batte di gran lunga, nel senso che lì avevamo comunque una bella varietà di tipologie di modulazioni, delay e riverberi e anche di pedali drive e compressori che qua purtroppo non abbiamo. Infatti, se andiamo a vedere, compressore ne abbiamo soltanto un tipo praticamente generico. Come modulazioni troviamo soltanto 5 tipologie generiche che comunque suonano discretamente, non sono le migliori che abbia mai sentito, però sicuramente sono usabili, ma appunto manca la varietà che trovavamo su un pedale da 80 euro come il Velton GP5. Quindi anche qui IK Multimedia, gli algoritmi già ce li avete, visto che comunque producete anche Amplitube, penso che aggiungerne qualcuno di quelli non sarebbe male sicuramente.
Stessa cosa per il delay, dove troviamo solamente digital e tape, che entrambi si possono rendere ping pong, però vedete che abbiamo anche come parametri soltanto i tre controlli principali, non troviamo, che ne so, un qualcosa, un equalizzatore o dei filtri per andare a modificare le ripetizioni, appunto manca il trail, lo spillover. Non c'è la suddivisione ritmica basata sui BPM, e quindi non possiamo settare facilmente un ottavo puntato, ad esempio, o qualsiasi altra suddivisione. E quindi se vogliamo usare il tap tempo ci toccherà andare a battere col piede appunto non il tempo della canzone, ma quello del delay, il che magari non è proprio semplicissimo mentre si suona. Stessa cosa anche con il riverbero, dove troviamo ben 4 tipi di riverberi a molla, stranamente, oltre a questi un room ed un plate, ma non troviamo ad esempio un hall o uno shimmer, insomma tipologie che ormai sono usatissime da tanti chitarristi. Capisco però che nel caso del riverbero comunque è un effetto in genere molto pesante sui processori, sui DSP, quindi magari non si possono aggiungere quelli. Però anche qui non guasterebbe avere qualche parametro in più sicuramente.
Poi c'è una cosa che veramente mi fa innervosire, ovvero l'inconsistenza anche dei parametri. Ad esempio nel delay troviamo la manopola mix che di default è settata al 50%, però al contrario di quanto ci aspetteremmo, metterla a 50 non significa avere lo stesso volume tra delay e segnale dry. Per farlo nel caso del delay dobbiamo settarlo a 70 e non capisco proprio da dove derivi questo numero, perché in genere lo stesso volume nel 99% dei pedali delay o di altre apparecchiature si ottiene quando settiamo il mix al 50%, non al 70%. Nel riverbero invece stranamente questa cosa è corretta e quindi nonostante il parametro di default sia settato al 30%, lo stesso volume tra delay e riverbero si ottiene quando si mette a 50. Poi ci sono parametri che hanno semplicemente il nome sbagliato, per esempio nelle modulazioni troviamo un parametro level che vi farebbe pensare che sia un volume dell'effetto, invece level inteso come il livello dell'effetto, ma in effetti quella manopola è una manopola di mix, non di volume dell'effetto. Cioè alzandola andiamo a miscelare il livello dell'effetto col nostro segnale dry. Forse sarebbe sbagliato chiamarla mix perché comunque anche questa funziona in modo diverso, cioè che quando è messa al massimo abbiamo parità di volume tra il dry e il wet e quindi non come solitamente le manopole di mix dove la parità si ottiene settandola a metà e alzandola invece si va a ridurre il livello del dry. Poi ho letto anche tante lamentele riguardo al noise gate, perché molti dicono che non funziona benissimo. In realtà, spippolandoci un po', si riesce ad ottenere comunque un buon risultato. Anche qui i controlli sono un po' limitati, nel senso che non abbiamo un controllo per l'attacco del gate, che quindi rimarrà fisso al valore preimpostato dalla casa, però andando a giocare col depth, che sarebbe l'attenuazione, diciamo il ratio del gate, e con release, cioè il tempo che il gate impiega a richiudersi, diciamo che si riesce ad ottenere comunque un comportamento abbastanza buono. Non so, magari forse per generi più spinti dove servono gate particolarmente veloci, magari non è proprio il più adatto, però per utilizzi più normali sicuramente fa il suo lavoro, quindi migliorabile sicuramente, ma a mio parere non è la cosa più urgente da sistemare. La cosa più urgente da sistemare, secondo me, è il discorso livelli e gain. Molti infatti dicono che non si riesce a far suonare il pedale in modo uguale al plugin, ma in realtà
ci si riesce, quantomeno al 99% suona uguale, ma c'è da sapere come fare, cioè come andare a settare i livelli quando si fanno le catture e poi settare il pedale di conseguenza, perché le impostazioni di fabbrica al 99% non corrispondono magari con i livelli che vede la vostra scheda audio e di conseguenza ci ritroveremo una quantità di gain diversa tra plugin e pedale, appunto. Un parametro che ha fatto discutere e fa ancora discutere molto è sicuramente l'input trim, che è appunto quello che stabilisce il livello in ingresso al pedale. Di fabbrica il valore di default è questo, 8.5. Anche qui non si capisce per quale motivo debba essere 8.5. Probabilmente l'hanno scelto in base, non lo so, alla media dei livelli di uscita delle chitarre, che ne so, Stratocaster, Les Paul, che potrebbe anche avere senso se non fosse per il fatto che questo input trim non fa quello che dice di fare. In sostanza dovrebbe essere come una sorta di controllo di gain dell'ingresso analogico del pedale, ma purtroppo ho verificato che non è quello che fa. Infatti questo input trim non è un controllo di gain analogico, quindi prima dei convertitori, e che in genere si usa per ottimizzare il rapporto segnale-rumore, ma è un semplice controllo volume digitale, quindi messo dopo il convertitore, e quindi fondamentalmente non cambia nulla a livello di rapporto segnale-rumore e nemmeno serve per evitare il clipping nel caso in cui abbiate uno strumento con un'uscita molto potente. E questo smentisce anche in sostanza quello che dice il manuale. Infatti se andiamo a vedere, qua dice che aggiusta l'input gain globale del pedale Tonex. Usate questo per ottimizzare il gain in ingresso al pedale in base al vostro strumento sostanzialmente. Di default trim in è settato a più 8.5 decibel. Questo fornisce il gain ideale per un tipico pickup single coil passivo. Ma ripeto, se questo controllo di gain si trova dopo la conversione in digitale, non ha alcun senso andare a cambiare il livello in ingresso al pedale, perché non ci porta nessun vantaggio se non quello di andare a sballare i livelli dei profili, cioè il livello che si aspetta in ingresso, il profilo o anche gli effetti. Adesso vi faccio vedere in che modo mi sono accorto di questa discrepanza, diciamo, tra quello che dice il manuale e come effettivamente si comporta il pedale e cosa succede andando a cambiare il valore di questo parametro. Allora, quello che ho fatto per capire questa cosa sostanzialmente è inviare un'onda sinusoidale attraverso un'altra scheda audio, in questo caso la mia FM9. So, dopo aver misurato col tester l'uscita della mia FM9, che il suo livello massimo di uscita, cioè quello a cui avviene il clipping sostanzialmente, è 17.7 dBu. Se mando questo segnale con questo livello all'ingresso del nostro Tonex ho clipping. E lo possiamo vedere da questo oscilloscopio. Vedete che l'onda praticamente viene tagliata di netto. Quindi per prima cosa andiamo ad abbassare il nostro bell'input trim. Portiamolo a 0. Vedete che continuiamo comunque ad avere clipping. Quindi per stabilire a che livello è questo clipping vado ad abbassare ulteriormente l'uscita della mia FM9 e viene fuori che settandolo a meno 9.7 decibel il clipping scompare. Se lo alzo anche di un pelino, mettiamo a 9.57, già la forma d'onda comincia un po' a schiacciarsi, quindi significa che è proprio quello il punto in cui inizia il clipping. Una volta trovato questo punto, vediamo che se alzo di nuovo l'input trim abbiamo di nuovo clipping, se lo abbasso invece si abbassa di intensità anche l'onda. Fin qua sembrerebbe tutto normale, esattamente come si comporta qualsiasi controllo di gain. Facciamo però un'altra prova, cioè lascio l'input trim abbassato, ad esempio lo settiamo a meno 6 e vado ad alzare di 6 decibel l'uscita dell'FM9, quindi meno 3.70. Vediamo che succede. Succede che abbiamo di nuovo clipping, tra l'altro ad un livello più basso di prima, ed è una cosa che non dovrebbe accadere perché ho tolto 6 decibel all'ingresso del Tonex e
aggiunto 6 decibel all'uscita dell'FM9, quindi in teoria doveva restare esattamente uguale il livello. Invece il semplice fatto di alzare l'uscita dell'FM9 causa clipping nel Tonex. E se faccio un'altra prova, vado ad abbassare ulteriormente l'input trim, vediamo che il clipping rimane esattamente lo stesso, ma si abbassa semplicemente il livello. E ciò significa che appunto questo controllo di input trim è messo dopo il convertitore e quindi non serve esattamente a nulla, non evita il clipping, quindi nel caso aveste una chitarra con dei pick up molto potenti e vi manda in clipping l'ingresso del pedale, non potete farci nulla perché almeno non con l'input trim, magari potete attenuare il segnale in altro modo con un altro pedale prima di entrare nel Tonex, ma dal Tonex stesso non potete farci nulla. Sarà un problema anche nel caso di pick up con un segnale molto debole in uscita, perché in quel caso potreste avere problemi invece di rumore di fondo, perché in genere con quelli si va ad alzare il gain in ingresso appunto per ottimizzare il rapporto segnale-rumore, ma in questo caso, essendo un controllo digitale, vi alzerà pure il rumore introdotto dal convertitore, quindi non risolvete nulla. Potete magari risolvere con un dispositivo esterno, quindi andando a boostare il segnale con qualcos'altro messo prima del pedale. Quello che vi consiglio io è di lasciare quindi l'input trim settato a 0, quantomeno perché in questo modo corrisponde il punto in cui va in clipping il pedale con il punto in cui va in clipping anche il segnale che l'interfaccia audio del Tonex manda alla DAW. In questo caso appunto sto usando il Tonex Pedal come interfaccia audio, e questo canale DI rappresenta appunto il segnale in ingresso al pedale trasmesso tramite USB al computer, e quindi andando a cambiare il settaggio dell'input trim praticamente abbiamo due punti di clipping diversi se questo input trim è settato più basso. Se invece è settato più alto, vi fa andare in clipping la DAW, il file che registrate, troppo presto inutilmente, perché in quel caso invece magari non avete clipping dal pedale, ma lo otterrete nel file che registrate sul vostro PC. Quindi la cosa migliore per riepilogare è settarlo a 0. Quindi dicevamo che mandando questo segnale in uscita dalla mia FM9 con l'uscita settata a meno 9.7 decibel, abbiamo trovato il punto di clipping del pedale Tonex. Siccome già so che l'uscita della mia FM9 è a 17.7 dBu, automaticamente so che l'ingresso del Tonex ha un livello fisso di 8 dBu all'incirca, perché poi ovviamente c'è qualche decimale di differenza, però diciamo quello si può tranquillamente ignorare. Direte voi, ok, e che me ne faccio di questa informazione? Questa informazione in realtà è utilissima se vogliamo calibrare i livelli del pedale per farlo suonare in modo uguale al plugin, e soprattutto abbiamo un livello di riferimento se andiamo a fare una cattura nostra, perché è vero che il pedale, se non si tiene conto di questo input gain, insomma del livello in ingresso al pedale o all'interfaccia audio, si hanno livelli diversi di gain tra plugin e pedale, ma allo stesso tempo quando andiamo a catturare un amplificatore o un altro pedale, se non teniamo presente questo livello nei collegamenti che facciamo quando effettuiamo la cattura stessa avrà una quantità di gain diversa rispetto all'attrezzatura analogica che stiamo profilando, e quindi questa è una cosa importantissima. Cioè, voi vi chiederete anche perché c'è bisogno di fare questa procedura molto complicata. Il motivo è semplice, cioè che non esiste uno standard di conversione tra i livelli analogici, che quindi sono dei voltaggi sostanzialmente, e i livelli in decibel digitale, i dBFS full scale, che sicuramente conoscete se avete mai lavorato con una DAW. Non esistendo questo standard, praticamente quello che succede è che non ci sarà mai una corrispondenza univoca
tra il voltaggio in ingresso ad un'interfaccia audio o ad un modeler e il livello in dBFS invece del segnale presente sul PC o sul modeler, appunto. Ci sono alcuni produttori di plugin che hanno reso pubblica il livello che si aspetta in ingresso il plugin, e quindi poi, sapendo quello della nostra scheda audio, il nostro settaggio del gain, possiamo andare a compensare i livelli per avere il livello giusto in ingresso al plugin. I modeler di fascia medio-alta questo problema lo risolvono stabilendo un livello fisso che sia ad esempio gli 11.5 dBu dell'Helix o i 17,5 circa di AXFX ed FM9. Non so qual è quello del Kemper, ma funziona allo stesso modo. In sostanza, quello che fanno quando si va a settare il gain in ingresso alla pedaliera è aumentare il livello in analogico di tot decibel e allo stesso tempo compensare andando ad abbassarlo digitalmente subito dopo la conversione della stessa quantità. In questo modo il livello che vede la simulazione di amplificatore all'interno di quella pedaliera è sempre lo stesso, a prescindere da come abbiamo settato il gain dell'ingresso della pedaliera. Attenzione, quando dico livello non sto parlando del volume che esce dalla vostra chitarra, ma appunto della corrispondenza sempre tra dBu o voltaggio, quello che è dBFS. Cioè ci serve avere un riferimento per far sì che un certo livello in questa scala in dBu corrisponda ad un certo livello invece nella scala dBFS, e questo deve essere costante in base al livello a cui è calibrata la simulazione di amplificatore. E ovviamente non c'è bisogno di andare a misurare ogni singolo livello di entrambe le scale, ma basta prendere come riferimento il livello a cui raggiungiamo il clipping sostanzialmente, ovvero gli 0 dBFS. So già che con questi discorsi vi sto facendo venire un po' il mal di testa, però cercate di seguirmi perché sicuramente ne trarrete beneficio e risolverete una volta per tutte questo problema. Sinceramente spero che IK Multimedia si impegni a risolvere questo problema, perché comunque c'è modo di semplificarlo in maniera sostanziale per l'utente. Chi di voi ha già usato ad esempio NAMM o Tonocracy sa già che in questi plugin, in questi sistemi è già presente un sistema di calibrazione dei livelli, specialmente quello implementato in Tonocracy è davvero a prova di stupido. L'unica cosa che serve è avere un multimetro con cui poter andare a misurare il voltaggio in uscita dalla nostra scheda con un segnale di riferimento che ci fornisce direttamente il plugin. Per cui all'interno di ogni cattura si possono memorizzare dei metadati relativi al livello di ingresso e di uscita con i quali è stata effettuata la cattura. In questo modo poi ogni utente può inserire invece il livello di ingresso della propria interfaccia e lo stesso plugin automaticamente calcola la differenza tra quello che è memorizzato nei metadati è il livello dell'interfaccia dell'utente, per compensare questa differenza e quindi fare in modo che il profilo, la cattura suoni esattamente con lo stesso gain di colui che l'ha profilata. Che poi attenzione, suonare con lo stesso gain non significa che se io la profilo con una Stratocaster e c'ha quella certa quantità di gain e poi un altro utente invece la suona con dei pick up attivi EMG humbucker, non deve avere la stessa quantità di distorsione, perché ovviamente non è quello che succede nel mondo reale, cioè con gli amplificatori veri, quando colleghiamo queste due chitarre così diverse. Quello che deve succedere è che, diciamo, l'esperienza debba corrispondere a quella del mondo reale, quindi un determinato profilo con una certa quantità di gain, con una Stratocaster suonerà con una distorsione leggera, con una chitarra invece con gli EMG attivi avrà tantissimo gain. Quello che è importante è appunto mantenere questa corrispondenza tra il profilo e l'amplificatore vero e il livello in ingresso alla nostra interfaccia o pedale o quello che
Poi magari ci può stare anche che a molti di voi tutto questo non importi, vi importa semplicemente che un profilo suoni bene e poi vi regolate il livello come volete voi a mano, ci sta per carità. Sicuramente è una cosa meno importante per chi generalmente suona con profili creati da altre persone. Per me personalmente invece è importante perché io principalmente col Tonex ci suonerò profili creati da me, per la maggior parte presi da FM9. Insomma, sicuramente avere i livelli calibrati significa che indipendentemente dal fatto che io mi colleghi alla FM9 o al Tonex avrò esattamente o quasi lo stesso suono e la stessa quantità di gain. Senza la calibrazione dei livelli invece quello che succede è che l'ampli catturato dalla FM9 sulla FM9 suona ad esempio con poco gain, nel momento in cui mi collego invece al Tonex suona con il triplo del gain, cioè quei famosi 9.7 decibel in più che risultano appunto dalla differenza dei livelli di ingresso delle due pedaliere, della FM9 e del Tonex pedal. Per quanto riguarda Tonex e le catture in generale, per far sì che intanto vengano effettuate col livello giusto le nostre catture, ci serve sapere a che livello di DPU andremo a suonarle. Ora, se magari IK Multimedia facesse un sistema di calibrazione, potrebbe fare in modo che, ad esempio, l'uscita del pedale Tonex o del Tonex Capture sia già calibrata, ad esempio, per l'ingresso del Tonex Pedal o del Tonex One, perché per avere il gain calibrato in modo che esca uguale a quello dell'amplificatore vero, dobbiamo andare a matchare il livello di uscita dell'interfaccia che usiamo per fare la cattura con il livello di ingresso di ciò che andremo ad utilizzare poi per suonare. Quindi ricordate il valore che vi ho detto prima di 8 dBu del Tonex Pedal. Se facciamo in modo che la nostra interfaccia, quando emette un segnale a 0 dBFS, questo corrisponda a più 8 dBu in termini di segnale analogico e quindi di voltaggio, automaticamente la nostra cattura avrà esattamente lo stesso gain quando poi andremo a suonarla. Nel caso di Tonex poi è al contrario di quanto ci dice IK Multimedia, possiamo anche usare il nostro bel Tonex Pedal per effettuare la cattura. E in questo caso saremo anche fortunati perché già il modo per rendere l'uscita del pedale allo stesso livello dell'ingresso è abbastanza semplice. L'ho misurato usando sempre lo stesso metodo e praticamente basta settare questo controllo interface volume a meno 0.5 per far sì che abbiamo esattamente lo stesso riferimento, diciamo, tra dBu e dBFS sia in ingresso che in uscita del pedale. Infatti vediamo che in questo momento ho settato il pedale in modalità interfaccia audio, quindi dall'uscita esce solo quello che proviene dalla DAW e attraverso l'uscita del pedale sto mandando all'ingresso del pedale stesso, quindi ho collegato sostanzialmente un cavo patch tra ingresso e uscita. Dicevo, sto mandando di nuovo un'onda sinusoidale a 1000 Hz, in questo caso a 0 dBFS, e come vedete sia su stereo out ci risulta essere a 0 dBFS appunto, ma anche sull'ingresso DI. Infatti vedete che se vado ad abbassare, ad esempio la porto a meno 3, anche qua avremo meno 3 sia sullo stereo out che sull'ingresso DI. Ciò significa che sono calibrati alla perfezione e quindi usando l'uscita del pedale in modalità interfaccia possiamo andare a profilare quello che vogliamo. L'unico problema comunque usando il Tonex come interfaccia per fare le catture è che non abbiamo abbastanza ingressi ed uscite poi per monitorare ad esempio la nostra chitarra, perché appunto avendo soltanto un ingresso purtroppo non possiamo contemporaneamente collegare l'amplificatore vero e la nostra chitarra, quindi diciamo non possiamo fare il confronto diretto, soprattutto quando poi ci serve andare a fare il refine. Però c'è da dire che il refine, avendo tutti i livelli calibrati per bene, non è nemmeno necessario farlo. E in ogni caso quelle piccole differenze di gain che possiamo andare a compensare in quelle schermata, poi possiamo fare benissimo la stessa cosa invece direttamente nel profilo, quindi andando a cambiare il settaggio del gain nel preset.
Ovviamente nel caso di amplificatore magari poi ci servirà qualcosa che attenui il segnale in uscita dall'ampli per far sì che non clippi l'ingresso del pedale, però in realtà quello con un amplificatore ci importa poco, invece ci può importare nel momento in cui stiamo invece catturando un preamplificatore o un pedale che a sua volta deve poi andare all'ingresso di un amplificatore. In quel caso, se ingresso e uscita dell'interfaccia sono calibrati come in questo caso, in teoria la cattura dovrebbe avere lo stesso volume di uscita del pedale vero e quindi dovrebbe comportarsi allo stesso modo esattamente, sia in termini di gain che di volume generale, e quindi possiamo sostituirlo al 100% al pedale vero in ingresso ad un amplificatore o una simulazione. Questo però in teoria, perché tutto questo discorso funziona benissimo con NAM, con Tonocracy e con tanti altri software simili, ma per qualche motivo non funziona benissimo con Tonex, perché gli ingegneri di IK Multimedia sembra si mettano d'impegno per complicare la vita all'utente. Infatti anche nei livelli d'uscita troviamo qualche problemino. Qual è questo problemino? Il problemino è che non abbiamo guadagno unitario né sul pedale né sul plugin, nel senso che quando bypassiamo il pedale, questo in effetti ha lo stesso volume di uscita di ciò che arriva dall'ingresso. Se invece lasciamo il pedale attivo ma bypassiamo tutti i blocchi in catena, quindi anche amp, cab, noise gate, eccetera, eccetera, invece abbiamo un'attenuazione di circa 2 decibel e mezzo, e questa cosa succede appunto sia sul pedale che nel plugin, e ciò significa che il volume di uscita del profilo che viene caricato è sempre circa 2 decibel e mezzo più basso rispetto a ciò che viene profilato, anche se rispettiamo nella nostra catena di cattura tutti i livelli calibrati alla perfezione. Anche questa sarebbe un'altra cosa davvero molto semplice da sistemare. Spero che sempre IK Multimedia sia in ascolto e magari nel prossimo aggiornamento sistemi questa cosa, però allo stato attuale non è così e quindi anche lì dobbiamo poi andare a compensare in altro modo. Un'altra cosa un po' strana che ho trovato nel pedale è che andando appunto in qualche modo ad aggiungere questi 2 decibel e mezzo di differenza tra ingresso e uscita, il punto in cui clippano sia l'ingresso che l'uscita è uguale, quindi in teoria abbiamo esattamente la stessa headroom e in teoria dovrebbe essere sempre molto facile appunto avere guadagno unitario, visto che i convertitori hanno esattamente lo stesso punto di clipping. La cosa strana però è che quando si usa il pedale in modalità interfaccia e andiamo a modificare il volume interfaccia, cioè questo controllo, se lo alziamo ad esempio a più 3 decibel, questo non clippa, cioè praticamente abbiamo un volume in uscita più alto di quello che si riesce a ottenere dal pedale stesso, cioè mandando quella sinusoida da ingresso ad uscita del pedale abbiamo sempre il punto di clipping a 8 dBu. Se invece faccio uscire la sinusoide dall'interfaccia, cioè dalla nostra DAW direttamente tramite USB all'uscita del pedale, questo ancora praticamente a 11 dBu e mezzo non clippa assolutamente. Sembra quasi come se ci siano due convertitori diversi per l'uscita del pedale in sé e quella invece dell'interfaccia USB. Non lo so, sta differenza riesco a spiegarmela soltanto in questo modo. E comunque la trovo una cosa abbastanza strana. È come se l'interfaccia USB avesse più headroom del circuito del pedale in sé, cioè del DSP del pedale. Non lo so, misteri di Tonex e di IK Multimedia. Comunque, di questo in realtà poi ci importa poco, ci interessa solo sapere che dobbiamo settare a meno 0.5 questo valore per avere lo stesso livello di uscita del pedale. Altra cosa che mi lascia perplesso è quest'altro controllo, main volume, perché in teoria con questo potremmo compensare questa differenza che c'è quando appunto si bypassano tutti i blocchi, quindi settandolo a 2,5, in effetti abbiamo guadagno unitario, cioè quello che entra
nel pedale esce esattamente allo stesso livello. Il problema però è che così facendo andiamo a rovinare la calibrazione invece quando il pedale viene bypassato, perché per qualche strano motivo anche qui questo main volume ha effetto sia quando il pedale è attivo che quando è bypassato, a differenza invece di input trim che ha effetto soltanto quando il pedale è attivo e non quando è bypassato. Insomma, veramente questa serie di incongruenze tra tutte le impostazioni del pedale è veramente una cosa che fa uscire di testa. Magari sono io che mi faccio troppe pip mentali e a tanti di voi queste cose non importano, però secondo me invece sono cose molto importanti appunto per avere un comportamento consistente soprattutto delle catture. E poi parere personale sono anche cose che dicono un po' sul come è stato progettato e rifinito il software di questo pedale, perché sembra, diciamo, quasi un lavoro lasciato a metà o fatto in modo approssimativo. Insomma, lo dico ancora una volta, spero che iGame Multimedia, come comunque ha fatto con l'ultimo aggiornamento del software di Tonex, continui ad ascoltare gli utenti e magari sistemi questi piccoli problemi che magari sembrano insignificanti, ma poi che poi si sommano e che comunque in qualche modo peggiorano l'esperienza dell'utente. A questo punto direi di andare a vedere e sentire se dopo tutto questo ragionamento il pedale e il plugin suonano davvero identici. Andiamo anche a sentire qual è la differenza senza la calibrazione e con l'input trim lasciato al valore di default. Quindi ho preparato queste tracce, la prima è l'FM9, quindi l'ampli vero, tra virgolette in questo caso, poi la seconda e la terza sono il Tonex plugin con un profilo fatto senza calibrazione dei livelli e il Tonex pedal con lo stesso profilo e con l'input trim lasciato al valore di default di 8.5. Il Tonex plugin con un profilo fatto con i livelli calibrati e il Tonex pedal con lo stesso profilo calibrato più l'input trim settato invece a 0. Andiamo a sentirli tutti. Come sentite ci sono chiare differenze di gain fra i tre, però il Tonex pedal in questo caso devo dire che suona abbastanza simile all'FM9, ma questa diciamo che è pura coincidenza, nel senso che la calibrazione praticamente va ad abbassare il livello di 9.7 decibel mentre si fa il profilo, però l'input trim del pedale lo boosta di 8.5, quindi fondamentalmente abbiamo soltanto una discrepanza di 1.2 decibel che è quasi trascurabile in questo caso, e questo fa sì che per pura coincidenza appunto il Tonex pedal suoni molto simile all'ampli originale, mentre il plugin suona molto più spompo. Andiamo a sentire adesso invece i profili con la calibrazione. Ripartiamo sempre dalla FM9. Stavolta direi che invece sono molto più vicini. Sentiamoli a saltare questi calibrati e vediamo che anche durante il salto praticamente la differenza si percepisce a malapena.
direi che sono praticamente identici. Ho anche voluto fare velocemente 2 null test per vedere se c'è differenza misurabile tra il plugin e il pedale con lo stesso profilo calibrato caricato, e questi sono i risultati. FM9 contro Tonex plugin viene fuori un'attenuazione di meno 18.25 decibel LUFS, invece col Tonex pedal questo valore scende a meno 17.81, quindi la differenza in questo caso è davvero marginale, stiamo parlando di 0.44 decibel, quindi praticamente insignificante, e probabilmente questa differenza è dovuta più al rumore di fondo del pedale o alla conversione, visto che ho fatto il reamp attraverso il pedale usando connessioni analogiche, quindi queste sono variabili che influiscono, e vedere che comunque la differenza è così poca vuol dire che i profili sono davvero identici quando suonati sul plugin o sul pedale. Sinceramente non so come altri YouTuber che hanno fatto test simili abbiano ottenuto risultati diversi. Può anche darsi che magari non avessero appunto calibrato bene i livelli per fare il null test, oppure commesso qualche altro errore. Sinceramente non lo so. Sta di fatto che qua risultano anche dal null test praticamente a tutti gli effetti uguali. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse visto negli altri video, che questo tool con cui ho fatto il null tester lo trovate sul mio sito shop.dettonscientist.com. Ho spiegato nei video precedenti un po' come funziona, e anche perché molto probabilmente è più preciso che fare il null test a mano nell'allineamento e nella normalizzazione del volume dei sample, quindi penso che sia più affidabile appunto rispetto a chi esegue questi null test a mano. Passiamo adesso invece alle conclusioni finali per quanto riguarda il Tonex Pedal. Sicuramente il Tonex Pedal è resta un prodotto valido dal prezzo non eccessivo, poi considerando che esiste anche il Tonex One che costa praticamente la metà di questo, davvero per quello che offre è difficile lamentarsi. Le uniche lamentele che ho riguardano queste cose lasciate un po' così, fatte in modo approssimativo, che magari mi fanno un po' percepire la differenza tra un prodotto del genere e quello che invece è il mio rig principale, ovvero la Fractal FM9, dove invece questo tipo di inconsistenze e di poca cura nei dettagli, diciamo così, non esiste assolutamente. Ovviamente c'è anche una bella differenza di prezzo tra le due macchine, però diciamo che cambia anche un po' forse la filosofia delle due aziende. Volendo comparare il Tonex al Velton GP5 che ho provato e recensito poco tempo fa, devo dire che mi aspettavo forse un pelino di meglio come differenze in termini hardware, nel senso, innanzitutto una cosa che ho tralasciato prima ma vi faccio sentire adesso è che anche questo pedale purtroppo è abbastanza rumoroso, e almeno così ad orecchio mi sembra praticamente uguale al Velton GP5 a livello di rumore, e allo stesso modo il Velton GP5 purtroppo, non avendo una regolazione del gain reale, quindi in analogico prima della conversione in digitale, non si può migliorare il rapporto segnale-rumore. Anche questo, come il Velton, è sensibile, sempre a proposito di rumore, alla connessione USB. Infatti quando è collegato al PC anche questo introduce parecchio rumore di interferenze provenienti dal PC, appunto. In questo caso non possiamo forse dare la colpa al pedale in sé, perché da quanto ho letto almeno è proprio l'implementazione delle porte USB nei PC che non è pensata per l'audio, e quindi abbiamo praticamente la massa che è in comune con tutto il resto del PC, e questo inevitabilmente porta a dei disturbi, alla creazione di loop di massa e così via. C'è qualche sistema per ovviare a questo problema, per esempio l'uso di isolatori USB, però diciamo che anche questi hanno dei limiti, perché comunque limitano la velocità della porta USB, almeno se non si prende un modello che costa un po' di più rispetto a quelli economici cinesi. C'è un limite anche alla corrente che può passare da questi dispositivi, e quindi se volete usarli ad esempio con interfacce audio che vengono alimentate direttamente dalla porta USB, questo potrebbe essere un problema. Tornando a Tonex verso Velton GP5, un'altra cosa che mi aspettavo in cui il Tonex vincesse rispetto al Velton è la qualità degli effetti.
ma devo dire che invece non è così distante, e anzi, probabilmente la quantità di effetti che era presente sul Veilton è sicuramente un punto di forza in più rispetto al Tonex. Quello dove sicuramente invece vince il Tonex è la qualità dei profili, perché questi, come abbiamo visto una volta almeno, andate a fare la calibrazione dei livelli, suonano praticamente uguali al plugin e quindi risultano sicuramente molto più accurati invece dei profili NAM convertiti dal Veilton, che per me sono risultati veramente pessimi, almeno in termini sempre di accuratezza. E quindi, visto che comunque questo è lo scopo principale di questi pedali, sicuramente questo è un punto a favore importante del Tonex, ed è quello che in fin dei conti me lo fa preferire sicuramente al Veilton GP5, nonostante la differenza di prezzo. Mentre un'altra mancanza rispetto al Veilton è un'applicazione per dispositivi mobili. Vero che comunque in questo caso l'hardware è un po' più datato e non abbiamo trasmettitore Bluetooth o Wi-Fi, e quindi non ci sarebbe modo, quantomeno senza aggiungere dispositivi esterni, di collegarsi al pedale senza fili. Si potrebbe però benissimo fare attraverso un cavo USB, quindi un'applicazione per cellulare farebbe sicuramente comodo, anche se il pedale in sé non ha Bluetooth o Wi-Fi. Che poi il Bluetooth in realtà c'è il modo per aggiungerlo, nel senso che ad esempio ho questo che è il WD Master, ma ormai ce ne sono diversi di dispositivi simili che praticamente si collegano alle porte MIDI del pedale e di fatto aggiunge la funzionalità MIDI over Bluetooth a qualsiasi pedale, e questo consentirebbe anche di controllarlo tramite un'app. E in effetti comunque c'è un'azienda di terze parti che ha già fatto una cosa del genere, ovvero la Airstep, che ha creato di recente il modello TX, quindi pensato esplicitamente per il Tonex, cioè praticamente questa piccola pedaliera MIDI che funziona anche da modulo Bluetooth, e la stessa Airstep ha sviluppato un'applicazione per Android e iOS che consente di controllare il Tonex da cellulare. Purtroppo però quell'applicazione funziona solo se si ha l'Airstep, quindi non è universale, però sicuramente se volete avere controllo anche senza PC dei vari parametri del pedale è sicuramente una cosa a cui un pensierino si può fare. Ovviamente poi tutto questo discorso per il Tonex pedal grande rimane abbastanza relativo, nel senso che comunque da questo possiamo accedere a tutti i parametri del pedale direttamente dal pedale, anche se un po' macchinoso per certi parametri. Nel caso del Tonex One invece avere un editor che sia mobile o quello del PC diventa praticamente indispensabile se si vogliono controllare anche gli effetti, e quindi in quel caso, nel caso del Tonex One, è sicuramente una bella pecca non avere un'applicazione mobile per controllarlo. Nel caso del Tonex Pedal invece il poter accedere a tutti i parametri dal pedale rappresenta sicuramente un grosso vantaggio rispetto al Veilton GP5, dove dal pedale stesso possiamo praticamente solo accedere a 4 impostazioni globali, tutto il resto invece si può controllare solo ed esclusivamente dal cellulare. Su questo lato sicuramente invece vince Tonex. Con questo penso di aver detto tutto per quanto riguarda il Tonex Pedal. Ci vediamo presto con un altro video dove andremo a confrontarlo con un altro pedale che sta per arrivarmi. Nell'attesa, se volete, iscrivetevi al canale così non vi perderete i prossimi video, e con questo vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!